Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Come vedete, postazione ufficiale, siamo rientrati. Il punto sul calciomercato del Napoli: ci sono dei risvolti per quanto riguarda la situazione di Junior Dina e Bimber, ne abbiamo parlato ieri dell'esterno, e ci sono dei risvolti per quanto riguarda, diciamo, questo eventuale colpo da regalare ad Antonio Conte. Gaetano si avvicina sempre di più al Cagliari. Questa situazione Gilmour che è saltata perché l'infortunio di Orili ovviamente è più grave del previsto, ma ancora non si sono pronunciati al 100% i vati del calciomercato. Facciamo il punto della situazione, fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, attivando, mi raccomando, la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E prima di andare a vedere cosa sta succedendo, fatemi aprire così, mentre i giornali si riempiono di Cop Miners alla Juve, il Napoli, a mio avviso, ad oggi, anche se in ritardo per la situazione Osimhen, ne abbiamo già parlato, ha fatto un calciomercato di tutto rispetto, pescando poi da squadre di tutto rispetto, perché quest'anno peschi dal Benfica, peschi dal Manchester United, peschi dal Chelsea ovviamente. Lukaku, hai preso uno dei difensori che in Italia, diciamo, non voleva solamente il Napoli, ma tante altre, e quindi va elogiato assolutamente il calciomercato. E quindi grazie a De Laurentiis, a Conte, a Manna e tutto lo staff che ovviamente ha cercato di porre rimedio a ciò che non è stato fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso comunque hai pescato dall'Eintracht, dal Bragantino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si è posto rimedio. Aspettiamo il colpo sugli esterni, perché forse il Napoli potrebbe affondare e regalare l'ultimo colpo di mercato a Conte. Vediamo cosa sta succedendo. Allora, per quanto riguarda la situazione Ebimbe dell'Eintracht, sostanza, dinamismo e chilometri sulla fascia destra nella scorsa stagione, è stato uno dei migliori esterni di centrocampo in Bundesliga. Come scrive il Corriere dello Sport, è un'idea per il Napoli, c'è stato un contatto, il club tedesco apre alla cessione in prestito solo con obbligo di riscatto, c'è anche il via libera del tecnico Dino Topmuller, che punta sul 4-2-3-1 e non l'ha convocato per la prima partita di campionato, persa 2-0 sul campo del Borussia Dortmund. Quindi non c'è stata la convocazione. Anche a livello di modulo preferirebbe altro l'allenatore, e poi se c'è il via libera di Dino Topmuller, che è l'allenatore ovviamente della squadra dove milita il futuro esterno del Napoli, mettiamola così, noi ne prendiamo atto e credo che il Napoli in queste 48 ore possa anche affondare il colpo, anche se è uscito un altro nome sugli esterni ed è quello di Pollirola, calciatore che può lasciare l'Olympique Marsiglia in prestito gratuito in queste ultime ore. Al momento però il club più interessato all'acquisto dal titolo temporaneo dell'ex Fiorentina e Frosinone è il Werder Brema. Io non vado nel dettaglio sull'Irola, credo che il Napoli comunque provi per l'esterno dell'Eintracht, cercando di portarlo alle falde del Vesuvio. Gaetano si avvicina al Cagliari e sarà fatta l'operazione, meno quella di Folonuscio, che con la Lazio ancora è un tantino distante per richieste, per modalità. Vediamo cosa è successo per Gaetano. Cagliari in chiusura per Gaetano, trattativa alle fasi finali. A scriverlo sui social il giornalista Gianluca Di Marzio: ad un passo dall'addio definitivo il centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del club azzurro. Il Napoli chiude per McTominay, ma salta a quanto pare Gilmour. A quanto pare, ecco che i vati del calciomercato non si sono espressi nella totalità, ma arriviamo anche lì. Da capire se la società di De Laurentiis punterà ora su un altro centrocampista per completare anche numericamente il reparto. Con questa notizia, per completare il reparto a centrocampo, mi collego a Foloruscio. Nel caso non si chiuda Gilmour, perché è probabile che non si chiude, teniamoci Foloruscio. 4 centrocampisti, una partita a settimana: Foloruscio, McTominay, Anghissà e Lobotka. Voi mi direte: sì, ma non abbiamo il sostituto di Lobotka per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Siamo d'accordissimo, ma nel modulo
di Conte comunque non ti serve quel play da 4-3-3 che diventa poi il fulcro principale dove passano tutti i palloni ed è da lì che poi partono tutte le azioni. Quindi secondo me non lasciando andare Folorush, per me siamo più che competitivi nel caso poi non vuoi chiudere il colpo a centrocampo, e viri sull'esterno, perché l'esterno servirebbe a questo punto, a mio avviso ed è una mia personale opinione, molto più del centrocampista. Questa è la mia opinione, poi mi fate sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti. C'è anche chi vorrebbe tenere Gaetano e chi vorrebbe far partire Foloruscio per, diciamo, caratteristiche forse che per quanto riguarda i piedi non è che si avvicinano a quelle di Lobotka, però forse i piedini di Gaetano possono risultare un tantino migliori di quelli di Foloruscio. È una cosa, credo, un tantino soggettiva. Io su Gaetano esprimo il mio parere e sono felice che vada a Cagliari, perché in primis c'è già stato, punto secondo avrà continuità e titolarità ed è un calciatore che, diciamo, usato tra virgolette da subentrante, comunque va a peccare di prestazioni, diventa altalenante, forse ti aspetti qualcosina in più e lo fai entrare di tanto in tanto, ma non è forse un calciatore che subentra ed è sempre pronto, così come lo possono essere altri calciatori che da subentrati rendono lo stesso. E quindi si farà, credo, l'operazione col Cagliari a quanto si legge anche da Gianluca Di Marzio, e gli auguriamo il meglio, diciamo, sull'isola di Sardegna. C'è McTominay, le visite mediche oggi ovviamente è arrivato a Villa Stewart, grande accoglienza, noi siamo contentissimi dell'acquisto, l'ho già detto ieri, anche perché si va a creare quell'alternativa, perché io voglio considerare ancora Anghissà in pianta stabile, però se comincia poi l'altalenanza di prestazioni, cominci che durante i 90 minuti appare e scompare come abbiamo già visto nel campionato scorso, allora ecco che McTominay potrebbe insidiare anche un'eventuale titolarità. Siamo competitivi per quanto mi riguarda, con Neres che è arrivato, con Buongiorno, con McTominay, con Spinazzola preso comunque a parametro zero. Serve questo esterno e mi auguro che il Napoli, come ho detto ieri, riesca ad affondare questo colpo in casa Eintracht, perché è un esterno di centrocampo naturale. Fino ad oggi sono stati accostati nomi al Napoli che sì, sono esterni a tutta fascia, però non erano esterni di centrocampo naturali in un centrocampo a 4. Invece il calciatore dell'Eintracht potrebbe fare al caso di Conte, per quanto mi riguarda, al 100%, e creare poi l'alternativa a Mazzocchi. Con questo non voglio dire se diamo Mazzocchi domani e gioca il nuovo acquisto titolare, però avere l'alternativa, avendo battezzato Di Lorenzo braccetto di destra, perché secondo me la difesa, vista anche la partita col Bologna e l'esito della partita, non credo che cambi la linea difensiva e che Buongiorno venga schierato comunque a sinistra come era all'inizio nel Torino, perché Buongiorno quando iniziò, diciamo, nel Torino giocava comunque a sinistra, e quindi è un ruolo che ha già fatto, anche se sapete la mia opinione, mi sono già espresso al riguardo. Io credevo fermamente che Buongiorno era stato preso per fare il centrale di difesa e prendersi la punta avversaria al centro, ma vista anche la trattativa saltata con Hermoso e Rafa Marin, che a quanto ha detto Conte nella conferenza stampa scorsa, ci sarà la conferenza stampa anche prima della partita, se non erro c'è oggi la conferenza stampa, ma correggetemi
correggetemi se sbaglio perché ovviamente sono stato in viaggio e qualcosina me lo sono perso, però visto che le parole di Conte per quanto riguarda Rafa Marin, bocciato tra virgolette, ma non è una bocciatura, è che è diciamo un tantino immaturo in fase di impostazione, schierarlo da braccetto che ovviamente ti serve l'impostazione, ti serve il piedino, ti serve la scelta di passaggio e diciamo rapidità nel leggere alcune situazioni. Ci ritroviamo comunque con questa linea di difesa che col Bologna assolutamente male non è stata. Poi c'è un Rachmani che forse dovrebbe un attimo entrare al 100% nel ruolo perché è l'unico che si è visto un tantino in ritardo ma in pochissime situazioni nella scorsa apparizione, ma credo che poi vita natural durante andremo sempre meglio. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente e la notizia su Raspadori e concludo, non la commento perché c'è stata questa situazione, l'Atalanta su Raspadori, 25 milioni, smentita da Carlo Alvino. Nel caso dovesse essere l'ultimo botto di mercato per quanto riguarda questi 25 milioni dall'Atalanta, io non credo che si faccia come trattativa, però ben venga nel trovare anche la sistemazione a Raspadori, ma per il semplice fatto che se non parte Ngong e hai preso Neres, non vedo dove fai giocare Raspadori, perché poi il gioco delle coppe sarebbe Lukaku, Simeone, Neres, Politano, Ngong, Kvara. Quindi Raspadori diventa poi quello in più, ma non credo che ci si riesca in questa sessione di mercato. Poi se si conclude così col botto, ben venga. Saremo live domani sera dalle 20:15 o giù di lì per seguire poi l'ultima giornata di calciomercato a ridosso della chiusura. La live è già pronta sul canale, arriverà anche la locandina della stessa, potete salvare il link, potete andare a mettere un like in preventivo che fa sempre piacere. Sempre Forza Napoli, ciao.